Prendete Cloud Code, ChatGPT o Hermes, modelli nati per aiutarvi nella vita quotidiana o a scrivere righe di codice. Ora date loro una suite di strumenti offensivi, slegateli dal cloud e lasciateli liberi di agire da soli. Il risultato si chiama Tempest. È un framework open source creato da un ricercatore indipendente, Elder Plinius, che prende un'intelligenza artificiale e la trasforma in un operatore autonomo di Red Team. Un hacker etico virtuale che non dorme, non si stanca e attacca i sistemi a una velocità disumana. Oggi vedremo come funziona questa follia. Lo metteremo alla prova in un ambiente sicuro e cercheremo di capire se la cyber security è appena cambiata. Mettetevi comodi, scaldate il terminale, perché stiamo per entrare nel futuro dell'hacking. Bene ragazzi, e ogni qualvolta si avvia una macchina Kali, come spieghiamo sempre io e Gino, la prima cosa da fare è aggiornare i pacchetti, perché come sappiamo Kali sforna aggiornamenti ogni giorno e quindi andremo sul nostro terminale e con un apt upgrade vediamo quali sono i pacchetti da aggiornare. Bene, ovviamente io ho già aggiornato tutto. Poi ci spostiamo sul GitHub per eccellenza del nostro agente malevolo, quindi nel GitHub Tempest. E come possiamo notare ragazzi, il framework gira su TypeScript, quindi oltre a girare su TypeScript gira anche su Node.js e per farlo funzionare su Kali ci servono pochissime cose. Ci serve Git, Node e npm, roba che su Kali spesso è già installato oppure si risolve con un semplice comando. Andiamo a prendere il nostro GitHub e poi incolliamo il framework Tempest, diamo un invio, lui farà la sua clonazione e scaricherà il pacchetto. La prima cosa da fare è entrare nella cartella Tempest e poi, molto fondamentale, lanciamo l'installazione delle dipendenze con il comando npm install. Lui ci dirà che npm non è stato trovato ma può essere installato e quindi gli diamo un sì. Continuiamo sempre con un sì. Bene, e mentre scarica le dipendenze ragazzi, lasciatemi spiegare perché questo affare è così pericoloso ed efficiente. Tempest non lancia comandi a caso. Quando lo attivate, l'AI si divide in 8 operatori virtuali. Lavorano tecnicamente in cerchio. In prima fase abbiamo il Recon Agent che analizza il bersaglio, poi abbiamo l'Infiltrator che cerca di sfruttare le falle, il Ghost Agent che prova a ripulire le tracce per non farsi scoprire dai sistemi difensivi e il Coordinator che fa da regista e che dice quindi a tutti gli altri cosa fare. E quindi letteralmente ragazzi un intero team di Red Team concentrato in un unico script. Bene, ora ragazzi, una volta installato il Node.js, rilanciamo il comando npm install e come potete vedere ha aggiunto 388 pacchetti, quindi vuol dire che l'installazione e le loro dipendenze sono andate a buon fine. Bene, ora cosa molto fondamentale ragazzi, vedete sempre ciò che sta scritto comunque sulla documentazione di GitHub, perché molti script vengono comunque rimodificati e aggiornati e quindi ora vi dice di, una volta installate le dipendenze, di avviare direttamente il server su una porta locale sulla 127.0.0.1. Non faremo altro che fare un npm run server, diamo un invio e lui aprirà il nostro server locale. Una volta ottenuta questa schermata, lui rimane comunque in standby perché ha aperto questo server locale e quindi ci spostiamo all'interno di Firefox con il comando http://127.0.0.1 sulla porta 4x3, diamo un invio e lui avvierà il server di Tempest. Ovviamente qua ci dice in prima linea una piccola guida al tour e quindi se io faccio play lui ci dirà tutte le voci che stanno all'interno di questo server. Bene, ovviamente io ho già fatto un tour iniziale, ora magari in piccolo ve lo posso spiegare perché all'interno di questo Tempest c'è il mondo. Quindi skippiamo il tour e la dashboard si presenta così. Questa è la War Room ragazzi, come potete vedere sembrano schermate da film ma siamo nella realtà. La War Room è il centro di comando. Se guardate attentamente in alto a sinistra vedete lo stato della missione che al momento è in standby perché non abbiamo ancora inserito un obiettivo. Tempest non lavora alla cieca ma ha bisogno che gli indichiamo esattamente cosa colpire.
Poi abbiamo la kill chain degli agenti, che sarebbero questi quadratini al centro. La riga sotto la scritta C-Trap, dove ci sono comunque le icone Recon, Weapon, Deliver, Exploit, eccetera, rappresentano le fasi reali di un attacco informatico. Quando diamo il via, la barra si illumina e vedrete quindi la I passare autonomamente dalla fase di Recon, quindi alla fase di ricognizione, fino all'Exploit, all'attacco vero e proprio. E poi non può mancare al C2, che sarebbe il controllo remoto. Mentre invece la caccia agli Zero Day, che sarebbe comunque il box verde al centro, tecnicamente succede la magia, mettiamola così. Possiamo incollare l'indirizzo IP di una macchina di test della nostra rete, oppure un link di GitHub di un software open source. Cliccando su Ant, la I si scatena la ricerca di bug e vulnerabilità Zero Day mai scoperte prima, usando tool reali installati su Kali. Ovviamente il box arancione in basso che dice no agent or API backend tecnicamente ci sta dicendo che prima di lanciare un attacco dobbiamo collegare un cervello. Spiegato comunque tutta la più o meno pappardella, andremo ad utilizzare la chiave API di OpenRouter, che comunque è open source, e allora magari potremmo fare una piccola dimostrazione di ricognizione. Quindi andremo su OpenRouter, ci loghiamo con il nostro account. Una volta creata la nostra chiave non faremo altro che andare in setting, andare su OpenRouter API, incollarla e cliccare su salva. In basso a destra comparirà che la key è stata salvata, non ci dà nessun errore. Se vedete invece il local agent in basso, significa che io ho Cloud Code installato da terminale direttamente su Kali, ma non ho la versione a pagamento, e qui invece Cloud Code, per usarlo comunque in locale, lo vuole a pagamento, mentre invece io e Gino non paghiamo nulla. Ci spostiamo nella war room, riaggiorniamo la pagina, dopodiché ora andremo ad aprire un'altra macchina virtuale e andremo a prendere l'indirizzo IP della macchina tipo Ubuntu e andremo a fare una ricognizione direttamente dal nostro Tempest. Andiamo sulla macchina, apriamo un terminale, prendiamo l'indirizzo IP e sappiamo è 192.168.172.129. Ritorniamo sul framework. Come potete vedere su Operator Inbox dobbiamo settare il nostro target. Quindi andiamo su target, ci scriviamo 192.168.172.129. Poi ritorniamo in alto e non dovremo fare altro che, voi non lo vedete perché c'è la mia cam, cliccare engage. Clicchiamo engage. Ovviamente lui ci dice approviamo comunque questo target esterno e lui farà la sua scansione. Bene, ora ragazzi fermiamoci un attimo, perché qui c'è da capire che cosa stiamo facendo, perché non stiamo mettendo comandi a caso oppure non stiamo analizzando un target così a caso. Allora, in alto c'è la barra dello stato della missione e c'è lo status come executing, e questo indica la gestione delle risorse dell'applicazione. Quindi dei 10 operatori virtuali a disposizione della nostra architettura, 3 stanno eseguendo queste operazioni in parallelo, mentre gli altri 7 sono ancora in coda in attesa di altri dati. Poi abbiamo la I Backbone OpenRouter. Questo conferma che il routing delle richieste verso modelli linguistici sta avvenendo correttamente attraverso quindi il nostro OpenRouter, utilizzando la sessione attiva. Poi abbiamo il flusso degli eventi di sistema, che sarebbe il System Events, il riquadro a destra. In tutto questo ci dice che il server ha registrato l'avvio della sessione e ha generato l'ID dell'operazione, e il sistema ha inizializzato le istanze separate per ciascun ruolo. Mentre invece sul riquadro di sinistro abbiamo il C-Trap, che sarebbe la fase della kill chain. Il primo blocco, quindi ricognizione in progress, è evidenziato in verde con la scritta attivata. In questa fase infatti il software ha avviato la ricognizione verso il target Ubuntu. Sotto la barra verde invece compare lo stato dell'attività. In questo caso sta ricercando la superficie di attacco. E poi
c'è la lista dove vedete le scritte deploy eccetera, mostra che l'orchestratore ha distribuito i compiti sul campo e sta raccogliendo i primi riscontri strutturati dagli utili di sistema. Ora, perché ho voluto soffermarmi su questa precisa pagina e su questa, anche se in piccola, ricognizione? Il punto fondamentale, ragazzi, è che non c'è un operatore umano che digita i singoli comandi su una classica shell, ma è l'algoritmo di coordinamento che riceve l'output di un modello, tipo risultati del modulo ricognizione, e lo passa all'agente analista per quindi l'interpretazione logica e decide quale modulo attivare successivamente all'interno comunque della sua storia. Bene, ovviamente mentre noi stavamo parlando e vi stavo spiegando comunque il funzionamento di tutto, forse non so se l'avete notato, ma la missione è fallita. Infatti, come potete vedere in alto, c'è mission failed. Quindi se andiamo a leggere i log di errore, il backend ha rifiutato l'operazione, che significa refusing to simulate against external target. Quindi questo accade perché molti modelli linguistici avanzati e i framework, diciamo, di regia integrano delle policy, quindi delle policy di sicurezza abbastanza pesanti, e quando la gente rileva un indirizzo IP reale, perché secondo questo operatore virtuale l'indirizzo IP è reale, interpreta l'azione come potenzialmente rischioso e quindi non è allineata con i parametri di simulazione e decide quindi di interrompere l'esecuzione di utility come per esempio Nmap o altri tool di ricognizione. Questo però, ragazzi, ci mostra un aspetto fondamentale della cyber security attuale. Lo sviluppo dell'AI non si concentra solo sull'automazione delle attività, ma anche sulla creazione, quindi di stop, di guardrail capaci di prevenire azioni non verificate, bloccando il software quindi sul nascere. Bene, ora vi faccio un'altra piccola panoramica del tool. Attualmente siamo sulla War Room, andremo nella sezione Operative e come potete vedere qui c'è l'elenco degli 8 operatori che si erano attivati prima, come scanner, analisti oppure ricognizione. Qui, ragazzi, potete vedere, anche se la missione si è bloccata per il guardiano tecnicamente della sicurezza, possiamo vedere la struttura interna quindi dello sciame. Ognuno di questi 8 operatori, quindi 8 bot, ha un prompt di sistemi dedicato che lo mappa su un ruolo preciso del framework. C'è quindi l'analista che interpreta i dati, lo scanner che gestisce i tool e l'infiltratore, eccetera. È così che l'AI riesce a lavorare in parallelo. Poi ci spostiamo sulla voce Toolkit, quindi Arsenal, e come potete vedere su Arsenal Control, ve lo sposto più qua, abbiamo 95 tool a disposizione. Questa, ragazzi, non è altro che una cassetta degli attrezzi delle AI. Qui vediamo l'elenco quindi dei software di cyber security per eccellenza tradizionali installati su cali che il framework può agganciare. L'intelligenza artificiale non inventa nulla da zero, ma usa gli stessi identici tool che usiamo noi umani, ma lo fa scrivendo i comandi e leggendo i log a una velocità automatizzata. Abbiamo tool di OSINT, abbiamo tool di ricognizione via web, anche di exploit, quindi per un attacco ufficiale, tool di credenziali come Hydra e John Dripper, tool per phishing e anche per Active Directory, passando anche per il mobile e anche per il wireless attack. E come abbiamo visto, ragazzi, questo framework è molto pericoloso perché oltre a contenere all'interno centinaia di tool automatizzati, tu devi dare semplicemente un comando, gli devi dare un target, devi comunque istruirlo. Se noi andiamo invece nella barra command non faremo altro che istruire il nostro agente. Dobbiamo darle comunque, come dice lui stesso, delle direttive. E una volta date le direttive abbiamo anche il full auto, quindi fa tutto in automatico. Dopodiché non ci resta che andare qui, dargli un target e voi siete liberi di vedere come un'intelligenza artificiale
possa fare una ricognizione, possa attaccare, possa difendere. Ragazzi, abbiamo visto Tempest dall'installazione all'inserimento della chiave API fino all'avvio dello sciame di tutti questi piccoli agenti e dei suoi sistemi integrati. Questo ci fa capire dove sta andando il mondo del Red Team e della sicurezza informatica guidata dall'intelligenza artificiale. E quindi ragazzi, come diciamo sempre, lasciate un like e iscrivetevi al canale e, come invece dice sempre Gino, restate sicuri, restate curiosi e restate invisibili.